Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questa bella mattonella ad uncinetto. Aggiungiamo quindi una nuova mattonella alla nostra collezione. Nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra vi lascio la playlist con tutte le mattonelle ad uncinetto che abbiamo fatto finora. Questa è una mattonella semplice, veloce da realizzare e l'unione si fa facendo l'ultimo giro di lavorazione, quindi anche in questo senso diventa un lavoro più veloce perché non dobbiamo cucire le mattonelle ma le uniamo direttamente nell'ultimo giro di lavorazione. Inoltre ho pensato questa mattonella per esempio anche per fare un bello scialle estivo, perché la mattonella è bella morbida, molto ariosa e quindi per tutti i nostri progetti primaverili estivi è perfetta. E nel tutorial vi mostro anche come fare il triangolo se doveste appunto creare delle forme in cui vi serve anche la parte triangolare. Ovviamente quando lavoriamo le mattonelle possiamo utilizzare qualunque tipo di filato con l'uncinetto giusto. Se vi interessa quello che ho utilizzato io trovate i materiali nella descrizione del video. Quindi direi di non perdere altro tempo e di metterci immediatamente all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo e tiriamo. E lavoriamo 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. E le chiudiamo in cerchio lavorando un punto bassissimo nella prima catenella. E in questo modo facciamo un cerchietto, lavoriamo tutto il primo giro nel cerchietto e nel frattempo, se vogliamo, nascondiamo la codina di filo. Nel giro 1 lavoriamo 8 mezzi punti alti, sostituiamo il primo con 2 catenelle, quindi questo è 1 e ne lavoriamo altri 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In tutto 8 mezzi punti alti e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto, quindi nella seconda catenella. Un punto bassissimo, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del secondo colore e agganciamo al lavoro in uno qualunque dei punti del giro 1. Nel giro 2 lavoriamo in ogni punto 2 punti alti chiusi assieme e poi separiamo con 2 catenelle. Per il primo punto lavoriamo 2 catenelle che sostituiscono il primo punto alto non chiuso e un punto alto. E lavoriamo le 2 catenelle. E ripetiamo nel prossimo punto 2 punti alti non chiusi assieme, quindi filo sull'uncinetto, entro nel punto. Se vogliamo nel frattempo nascondiamo sempre le codine, porto fuori il filo, chiudo 2 e mi fermo qui, filo sull'uncinetto, entro nel punto, chiudo 2 e mi fermo qui e chiudo tutto assieme e 2 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. In tutto dovremo avere 8 ripetizioni. Una e 2 catenelle e così per tutto il giro e alla fine chiudiamo il giro sul primo punto alto, quindi qui, con un punto bassissimo, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per il giro 3 prepariamo un nodino iniziale con il filo del prossimo colore e ci agganciamo in uno degli archetti e lavoriamo il giro dei petali. Ogni petalo lo lavoriamo in un archetto, lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 3 punti alti tripli
che vuol dire 3 volte il filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2 e ne lavoriamo altri 2. Tre volte il filo sull'uncinetto, poi lavoriamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e un punto bassissimo nello stesso archetto. E questa è la ripetizione che lavoriamo per lavorare il petalo. Ora, per lavorare il prossimo petalo ci spostiamo nel prossimo archetto con un punto bassissimo e ripetiamo 5 catenelle, 3 punti alti tripli, quattro catenelle e un punto bassissimo e un punto bassissimo per passare nel prossimo archetto. Ripetiamo questa ripetizione in tutto per 8 volte per completare il giro. E alla fine, per collegare il giro, lavoriamo anche l'ultimo punto bassissimo per spostarci nel primo archetto. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Sul retro nascondiamo tutti i fili attraverso i punti con un ago oppure con questo tipo di attrezzo che ha una testa in cui ha un piccolissimo uncino e poi questo pezzo che chiude, cattura il filo e noi possiamo estrarlo. Quindi in questo caso entriamo per esempio dove vogliamo nascondere il filo, raccogliamo il filo nell'uncino e torniamo indietro. Questo ferretto si chiude e chiude in trappola il filo e possiamo passare attraverso i punti e tagliamo. Normalmente nascondo sempre i fili con l'ago, ma quando si tratta di mattonelle in cui abbiamo tantissimi fili da nascondere nel lavoro, allora preferisco utilizzare questo attrezzetto. Per il quarto e ultimo giro ci agganciamo nel punto centrale del petalo, quindi nel centrale dei 3 punti alti tripli. Portiamo fuori l'asolo, lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e un punto bassissimo nel punto centrale del prossimo petalo. 2 catenelle, 1, 2, un punto alto quadruplo, 1, 2, 3, 4 volte filo sull'uncinetto nel punto bassissimo tra un petalo e l'altro. E anche in questo caso chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2 fino a rimanere con questa volta però 2 fili sull'uncinetto. Ed ora lavoriamo un punto alto doppio non chiuso, 2 volte filo sull'uncinetto e puntiamo su questa chiusura del punto alto quadruplo. Se vediamo, questo punto ha questi fili che lo attraversano, questi obliqui, che sono appunto 4, 1, 2, 3 e 4, questo che è proprio vicino all'uncinetto. Puntiamo nel secondo da sotto, 1, 2, qui, entrando in questo filo e anche in quello che sta di fianco, così. Portiamo fuori il filo, chiudo 2, chiudo 2 e mi fermo qui. Ho 3 fili sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e chiudo tutto assieme. Ora lavoriamo 3 catenelle, 1,
2, 3 e altri 2 punti alti doppi non chiusi nello stesso punto in cui abbiamo lavorato questo. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto qui, porto fuori il filo, chiudo 2 e mi fermo qui e ne lavoro un altro. 2 volte filo sull'uncinetto, chiudo 2 e adesso chiudiamo tutto insieme. Lavoriamo 2 catenelle e un punto bassissimo al centro del prossimo petalo. E questa è la ripetizione che ripetiamo per altre 3 volte per completare il giro. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, un punto bassissimo al centro del petalo, 2 catenelle, un punto alto quadruplo nel punto bassissimo, però non chiuso, cioè restiamo con 2 fili sull'uncinetto, un punto alto doppio non chiuso nel secondo filo che attraversa, e chiudiamo tutto assieme, 3 catenelle, 2 punti alti doppi non chiusi, chiusi assieme nello stesso punto, e chiudiamo tutto insieme, 2 catenelle e un punto bassissimo al centro del prossimo petalo. E ripetendo questa ripetizione completiamo il giro. Terminate tutte le ripetizioni, tagliamo il filo ed estraiamo e facciamo la chiusura invisibile. Entriamo con l'ago in tutta la prima catenella e rientriamo al centro dell'ultima catenella lavorata. Così. Sul retro facciamo un nodino e in questo modo la chiusura è perfetta. E questa è la mattonella finita. Lavoriamo per intero solo la prima mattonella, tutte le altre le lavoriamo fino al giro dei petali e poi con l'ultimo giro le agganciamo direttamente alle altre mattonelle. Vediamo come. Quindi supponiamo di aver lavorato una seconda mattonella, agganciamo il filo dell'ultimo giro e qui dovremo lavorare 5 catenelle, ne lavoriamo intanto 2, 1, 2 ed ora appaiamo le 2 mattonelle sul dritto, quindi dritto e dritto del lavoro e agganciamo con la terza catenella l'archetto da 5 della prima mattonella. Quindi questa è la terza catenella, 3, 4, 5 e torniamo su questa mattonella, un punto bassissimo, 2 catenelle, la prima parte dell'angolo, il punto alto quadruplo, non chiuso, il punto alto doppio non chiuso, chiudiamo tutto assieme ed ora dovremo lavorare 3 catenelle, ne lavoriamo una e con la seconda agganciamo l'angolo. Possiamo entrare direttamente nell'archetto oppure nella seconda delle 3 catenelle dell'angolo e lavoriamo la nostra seconda catenella, la terza e terminiamo l'angolo.
2 catenelle e un punto bassissimo. E in questo modo abbiamo agganciato la prima metà di questo lato. Ora lavoriamo normalmente tutto il resto di questo giro fino a quando dovremo lavorare l'ultimo angolo, dove ci rivediamo per terminare l'unione. Ho lavorato quindi tutto il resto del giro e metà dell'ultimo angolo. Ora dobbiamo lavorare le 3 catenelle, ne lavoriamo una, con la seconda agganciamo, 2 e 3. Lavoriamo il resto dell'angolo, due catenelle, tagliamo il filo e facciamo la chiusura invisibile. E facciamo la chiusura invisibile come abbiamo visto per la prima mattonella. E in questo modo molto semplicemente uniamo queste mattonelle lavorando l'ultimo giro di lavorazione. Se ora dovessimo unire altre mattonelle qui sopra, ovviamente uniamo tutto questo lato e quando arriviamo in questo angolo entriamo nella stessa catenella in cui siamo entrati per unire questa mattonella. Quindi insistiamo sempre nella catenella centrale dell'angolo. Ed ora vediamo come fare la mattonella triangolare. Prepariamo un nodino iniziale, lavoriamo 2 catenelle per sostituire il primo mezzo punto alto e nella prima catenella lavoriamo altri 4 mezzi punti alti. 1, 2, 3 e 4. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per il giro 2 prepariamo un nodino iniziale e ci agganciamo nel primo dei 5 mezzi punti alti, quindi la seconda catenella. Qui. E qui lavoriamo un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle. 1, 2, 3. 2 catenelle per l'archetto. 1, 2 e nel prossimo punto lavoriamo 2 punti alti non chiusi, chiusi assieme. 1, 2, 2 catenelle e ripetiamo questa ripetizione, 2 punti alti non chiusi, chiusi assieme, 2 catenelle per altre 2 volte. 2 punti alti non chiusi, chiusi assieme, 2 catenelle, 2 punti alti non chiusi, chiusi assieme, 2 catenelle. E nell'ultimo punto lavoriamo un punto alto. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Agganciamo il filo nel primo archetto e lavoriamo 4 petali normalmente, come abbiamo imparato, in ognuno dei 4 archetti che abbiamo. Completiamo l'ultimo petalo con un punto bassissimo, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Ed ora lavoriamo anche l'ultimo giro, agganciamo il filo nel primo punto alto del giro 2, quindi nella terza catenella e lavoriamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La settima catenella è l'angolo di questa mattonella. Ed ora lavoriamo un'altra catenella e il resto dell'angolo, i 2 punti alti doppi chiusi assieme e li lavoriamo nella
terza catenella, qui, chiudo 2, resto qui e ne lavoro un altro. E chiudiamo tutto assieme. 2 catenelle e un punto bassissimo al centro del primo petalo. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, un punto bassissimo al centro del prossimo petalo, poi lavoriamo un angolo, 2 catenelle, un punto alto quadruplo non chiuso, un punto alto doppio non chiuso, chiudiamo, 3 catenelle, 2 punti alti doppi chiusi assieme, e chiudiamo tutto assieme, 2 catenelle e un punto bassissimo al centro, 5 catenelle, un punto bassissimo al centro di questo petalo ed ora lavoriamo l'altro mezzo angolo che manca, 2 catenelle, un punto alto quadruplo, 2, 3, 4, nel punto alto, nell'ultimo punto alto del giro 2, quindi spostiamo il lavoro per trovare l'ultimo punto alto, e qui lavoriamo il punto alto quadruplo non chiuso, 1, 2, 3, 4, un punto alto doppio non chiuso, e chiudiamo tutto assieme, una catenella e qui terminiamo con un punto alto triplo sempre nello stesso punto. 1, 2 e questa è la nostra mattonella triangolare da aggiungere al lavoro se serve. Alla fine qui facciamo come sempre una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che il tutorial vi sia piaciuto, ma che soprattutto vi possa essere utile. Se vi è piaciuto fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video e magari scrivetemi anche come avete intenzione di utilizzare queste belle mattonelle. Non vedo l'ora di vedere tutti i lavori che farete con questi quadrati ad uncinetto. Sapete che potete condividere con me le vostre foto taggandomi in Instagram oppure condividendole nel mio gruppo Facebook. Nella descrizione del video trovate tutti i link. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e come sempre nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!